Buonasera a tutti, benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi parliamo di un argomento molto interessante. Ciao ascoltatori, sono Lucas. Mia, sai che ho iniziato a guadagnare soldi extra il mese scorso? Davvero, Lucas? Racconta! So che molti dei nostri ascoltatori sono curiosi di sapere come fare soldi extra. Cosa fai? Allora ho cominciato a portare a spasso i cani del vicinato. Sembra semplice, vero? Ma guadagno circa 15 euro per ogni passeggiata. 15 euro? Non è male. Quanti cani porti a spasso ogni giorno? Di solito 3 o 4 cani. A volte anche 5. Immagina, posso guadagnare 60 euro in 2 ore. Ascoltatori, voi avete un lavoro extra? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere le vostre idee. Esatto, e Mia, tu non mi hai mai detto se fai qualcosa per guadagnare soldi extra. Beh, sì, io vendo oggetti fatti a mano su internet. Faccio braccialetti, collane e orecchini. Che bello! E quanto tempo ci vuole per fare un braccialetto? Dipende dal modello. Un braccialetto semplice richiede circa 30 minuti. Uno più elaborato può richiedere 2 ore. E quanto li vendi? I braccialetti semplici li vendo a 10 euro. Quelli più complicati possono arrivare a 30 euro. 30 euro per 2 ore di lavoro. È un buon guadagno. Sì, ma devo comprare i materiali. Le perline, i fili, le chiusure, tutto costa. Capisco. Quindi il profitto è meno di 30 euro. Esatto. Dopo aver tolto i costi dei materiali guadagno circa 20 euro per braccialetto elaborato. Comunque è ottimo. Ascoltatori, quale preferite? Portare a spasso i cani o fare gioielli? Ditecelo nei commenti. Lucas, dimmi una cosa, hai mai avuto problemi con i cani? Oh sì, la settimana scorsa ho portato a spasso un cane molto energico. Si chiamava Rocky. Cosa è successo con Rocky? Rocky ha visto un gatto e ha cominciato a correre. Io correvo dietro di lui per tutto il parco. No! E sei riuscito a fermarlo? Sì, ma ero stanchissimo. Ho corso per 10 minuti senza fermarmi. 10 minuti, povero Lucas, ma almeno hai fatto esercizio fisico. È vero, portare a spasso i cani è anche un modo per rimanere in forma. Cammino almeno 8 chilometri al giorno. 8 chilometri! Io invece sto seduta quando faccio i miei gioielli. Dovrei fare più movimento. Ogni lavoro ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tu usi la creatività, io uso le gambe. Hai ragione. Ascoltatori, pensate che sia meglio un lavoro fisico o un lavoro creativo? Vogliamo le vostre opinioni. Mia, quanto guadagni in un mese con i tuoi gioielli? Beh, varia molto. In un buon mese posso guadagnare circa 400 euro. 400 euro. Questo è fantastico. Io guadagno più o meno lo stesso con i cani. Sì, ma tu lavori tutti i giorni. Io lavoro solo quando ho tempo libero. Questo è vero. Io porto a spasso i cani la mattina presto e la sera. Durante il giorno lavoro nel mio ufficio. Quindi hai 2 lavori? Non sei mai stanco? A volte sì, ma i soldi extra mi servono. Voglio comprare una macchina nuova. Una macchina nuova, che bell'obiettivo. Io invece voglio risparmiare per un viaggio. Dove vuoi andare? Voglio visitare la Spagna, Barcellona, Madrid, Siviglia, tutte quelle bellissime città. Che meraviglia! Quanto costa un viaggio in Spagna? Penso circa 1500 euro per una settimana. Volo, hotel, cibo, tutto incluso. E quanto hai risparmiato finora? Ho già 600 euro. Se continuo a vendere i miei gioielli, tra 4 mesi posso andare. Bravissima Mia! Ascoltatori, voi state risparmiando per qualcosa di speciale? Raccontateci nei commenti. Lucas, dimmi, hai mai pensato di fare un altro tipo di lavoro extra? Sì, ho pensato di dare lezioni di chitarra. So suonare abbastanza bene. Non lo sapevo. Da quanto tempo suoni la chitarra? Da 15 anni. Ho iniziato quando avevo 12 anni. 15 anni!
Allora sei davvero bravo. Dovresti assolutamente dare lezioni. Il problema è trovare studenti. Non so come iniziare. Puoi mettere annunci online. Ci sono tanti siti web dove puoi offrire lezioni. È una buona idea. Quanto potrei chiedere per una lezione? Dipende. Una lezione privata di un'ora può costare 20 o 25 euro. 25 euro per un'ora. Se faccio 4 lezioni a settimana, sono 100 euro. Esatto. E puoi farlo la sera, dopo il lavoro in ufficio. Sì, ma poi quando porto a spasso i cani. Beh, forse devi scegliere. O i cani o la chitarra. Hai ragione, non posso fare tutto. Forse è meglio concentrarsi su una cosa sola. Ascoltatori, secondo voi Lucas dovrebbe continuare con i cani o iniziare con le lezioni di chitarra? Aiutateci a decidere. Mia, tu hai mai pensato di insegnare a fare gioielli? Sì, in realtà ho fatto un piccolo corso il mese scorso. Davvero? Com'è andata? Molto bene. Ho avuto 5 studentesse. Abbiamo fatto braccialetti insieme. E quanto hai guadagnato? Ho chiesto 15 euro a persona per 2 ore di corso. In totale 75 euro. 75 euro in 2 ore. È più di quello che guadagni vendendo i gioielli. Sì, ma devo organizzare tutto. Preparare i materiali, trovare un posto, pubblicizzare il corso. Capisco. Richiede più lavoro di preparazione. Esatto. Ma è molto divertente. Mi piace insegnare e vedere le persone felici quando creano qualcosa. Che bello. Farai altri corsi? Sì, il prossimo corso è tra 2 settimane. Questa volta voglio insegnare a fare orecchini. Fantastico. Ascoltatori, voi avreste voglia di imparare a fare gioielli? O preferite imparare a suonare uno strumento? Diteci cosa vi piacerebbe. Lucas, secondo te qual è la cosa più importante quando si cerca un lavoro extra? Buona domanda. Penso che sia importante fare qualcosa che ti piace. Sono d'accordo. Se non ti piace, diventa difficile e stressante. Esatto. Io amo gli animali, quindi portare a spasso i cani è perfetto per me. E io amo creare cose belle con le mie mani. Per questo faccio gioielli. Però è importante anche pensare al tempo. Non tutti hanno tempo per un lavoro extra. Vero. Bisogna trovare un equilibrio tra lavoro, vita personale e lavoro extra. Mia, quanto tempo dedichi ai tuoi gioielli ogni settimana? Circa 10 ore. Lavoro soprattutto il weekend quando ho più tempo libero. 10 ore è gestibile. Io dedico circa 12 ore a settimana ai cani. 12 ore non sono molte, 2 ore al giorno, più o meno. Sì, un'ora la mattina e un'ora la sera. È perfetto per me. Ascoltatori, quante ore a settimana potreste dedicare a un lavoro extra? Pensateci e scrivetelo nei commenti. Mia, hai mai avuto clienti difficili? Oh sì! Una volta una signora voleva un braccialetto identico a uno che aveva visto in un negozio costoso. E cosa hai fatto? Le ho spiegato che potevo fare qualcosa di simile, ma non esattamente identico. Ogni pezzo che faccio è unico. E lei ha accettato? No, voleva esattamente quello. Alla fine non ho fatto il lavoro. Capisco. A volte è meglio dire di no. Esatto. Non posso accontentare tutti. E tu, hai clienti difficili con i cani? Sì, c'è una signora che mi chiama all'ultimo minuto e si arrabbia se non posso andare subito. Che fastidio! Le persone devono capire che hai altri clienti. Lo so, ma lei pensa che io sia sempre disponibile. Le ho detto che deve prenotare in anticipo. Bene, è importante stabilire regole chiare. Hai ragione. Ascoltatori, se avete un lavoro extra, come gestite i clienti difficili? Condividete i vostri consigli. Lucas, qual è la parte più bella del tuo lavoro extra? Sicuramente stare all'aria aperta e giocare con i cani. Mi rilassa molto. Che bello! Per me la parte più bella è vedere la felicità nei volti delle persone quando ricevono un gioiello fatto da me. Deve essere una sensazione meravigliosa. Sì, lo è. E poi mi piace scegliere i colori e i materiali. Ogni progetto è diverso. Anche io amo la varietà,
Ogni cane ha una personalità diversa. È vero, ci sono cani tranquilli e cani molto energici. Esattamente. E devo adattare la passeggiata alla personalità del cane. È come me con i gioielli, devo adattare il design ai gusti del cliente. Ascoltatori, cosa vi piace di più del vostro lavoro? Ditecelo nei commenti. Vogliamo sapere cosa vi rende felici. Lucas, hai mai pensato di espandere il tuo business? Magari assumere qualcuno che ti aiuti? Ci ho pensato, ma al momento voglio rimanere piccolo. È più gestibile. Capisco. Io invece voglio aprire un piccolo negozio online più professionale. Un negozio online? Sarebbe fantastico. Ora dove vendi i tuoi gioielli? Uso un sito web dove tante persone vendono oggetti fatti a mano, ma voglio il mio sito personale. E quanto costa aprire un sito web? Non molto, circa 100 euro all'anno per il dominio e l'hosting. 100 euro all'anno non è male. Quando pensi di aprirlo? Tra 3 mesi, spero. Devo prima imparare come gestire un negozio online. È un grande passo. Sono sicuro che avrai successo. Grazie Lucas. Ascoltatori, voi avete mai pensato di aprire un business online? Raccontateci le vostre idee. Mia, quale consiglio daresti a qualcuno che vuole iniziare a guadagnare soldi extra? Direi di iniziare con qualcosa che già sai fare bene. Non serve imparare una nuova abilità da zero. Buon consiglio, anche se imparare qualcosa di nuovo può essere divertente. Certo, ma all'inizio è meglio usare le capacità che hai già. Sono d'accordo. Io so che posso gestire i cani, quindi è stato facile iniziare. E tu sapevi già fare gioielli? Volevo dire tu. Tu sapevi già fare gioielli? Sì, ho imparato da mia nonna quando ero piccola. Lei faceva gioielli bellissimi. Che dolce. Tua nonna ti ha insegnato un'abilità preziosa. Sì, sono molto grata a lei. E ora posso guadagnare soldi facendo qualcosa che amo. Ascoltatori, quali abilità avete che potreste usare per guadagnare soldi extra? Pensateci e condividete con noi. Lucas, secondo te è difficile mantenere la motivazione con un lavoro extra? A volte sì. Quando sono stanco dopo il lavoro principale, è difficile trovare energia. Capisco perfettamente. Anche io alcuni giorni non ho voglia di lavorare ai gioielli. E cosa fai quando non hai motivazione? Mi ricordo perché lo faccio. Penso al mio viaggio in Spagna e mi motivo di nuovo. È una buona strategia. Io penso alla mia macchina nuova. Avere un obiettivo chiaro aiuta molto. Sì, senza un obiettivo è difficile continuare. Ascoltatori, quali sono i vostri obiettivi? Perché volete guadagnare soldi extra? Scrivetelo nei commenti. Mia, pensi che continuerai a fare gioielli per sempre? Non lo so. Forse un giorno diventerà il mio lavoro principale. Sarebbe meraviglioso. Lavorare facendo quello che ami. Sì, è il mio sogno. E tu continuerai con i cani? Finché mi piace, sì. Ma voglio anche provare le lezioni di chitarra. Dovresti provare. Non si sa mai, potrebbe diventare qualcosa di grande. Hai ragione. A volte bisogna rischiare e provare cose nuove. Esatto. La vita è troppo corta per non seguire i nostri sogni. Ascoltatori, state seguendo i vostri sogni? Diteci cosa vi impedisce di iniziare. Lucas, qual è stata la tua prima reazione quando hai guadagnato i tuoi primi soldi extra? Ero felicissimo. Mi sentivo così orgoglioso di me stesso. Lo capisco. Anch'io ero emozionata quando ho venduto il mio primo braccialetto. A chi l'hai venduto? A una mia collega. Ha visto il braccialetto che portavo e ne voleva uno uguale. E quanto l'hai venduto? 8 euro? Era un braccialetto molto semplice, ma ero così felice. 8 euro possono sembrare pochi, ma è l'inizio di qualcosa di grande. Esattamente. Ora vendo gioielli per centinaia di euro ogni mese. È incredibile come le cose possono crescere. Io ho iniziato con un solo cane. E ora ne hai 4 o 5 al giorno. È un grande progresso. Sì, sono molto contento del mio percorso. Ascoltatori, ricordate che ogni grande successo inizia con un piccolo passo.
Qual è il vostro primo passo? Ditecelo. Mia, hai mai avuto paura di fallire? Oh sì, all'inizio avevo molta paura. Pensavo che nessuno avrebbe comprato i miei gioielli. E cosa ti ha fatto superare quella paura? Ho deciso di provare comunque. Mi sono detta che non avevo nulla da perdere. È vero! Il peggior che può succedere è che non funzioni. Esatto. E poi puoi sempre provare qualcos'altro. Io avevo paura che i cani non mi ascoltassero. Sono animali, non sempre obbediscono. E come hai superato questa paura? Ho iniziato con cani piccoli e tranquilli. Poi ho aumentato gradualmente la difficoltà. Strategia intelligente. Iniziare piano e crescere passo dopo passo. Sì, è il modo migliore. Ascoltatori, non abbiate paura di provare. Quali sono le vostre paure? Parliamone insieme. Lucas, pensi che tutti possano trovare un modo per guadagnare soldi extra? Sì, credo di sì. Tutti hanno qualche abilità o talento. Sono d'accordo. A volte le persone non riconoscono le proprie capacità. Esatto. Magari pensano che quello che sanno fare non abbia valore. Ma tutto ha valore se c'è qualcuno che ne ha bisogno. Perfetto, io porto a spasso i cani perché le persone non hanno tempo. E io faccio gioielli perché le persone vogliono qualcosa di unico e speciale. Ognuno può trovare il proprio spazio nel mercato. Assolutamente. Bisogna solo guardare intorno e capire cosa serve. Ascoltatori, guardate intorno a voi. Cosa manca nella vostra comunità? Cosa potreste offrire? Pensateci. Lucas, è quasi ora di salutare i nostri ascoltatori. Sì, il tempo vola quando si parla di cose interessanti. Oggi abbiamo parlato di tanti modi per guadagnare soldi extra. Spero che i nostri ascoltatori abbiano trovato ispirazione. Ricordate, iniziare è la parte più difficile, ma una volta che cominciate tutto diventa più facile. E non dimenticate di divertirvi. Il lavoro extra non deve essere solo per i soldi. Esatto, deve essere qualcosa che vi piace fare. Ascoltatori, scriveteci nei commenti cosa avete imparato oggi. E diteci se inizierete un lavoro extra. Vogliamo seguire il vostro percorso. Non dimenticate di mettere like se vi è piaciuto questo episodio. E iscrivetevi a Wow Podcast Italian per non perdere i prossimi episodi. Ogni settimana parliamo di argomenti utili e interessanti in italiano semplice. Perfetto per chi sta imparando la lingua. Grazie per averci ascoltato oggi. È stato un piacere parlare con voi. Continuate a praticare il vostro italiano. E continuate a sognare in grande. Alla prossima, cari ascoltatori! Buonasera a tutti, ci vediamo presto.